Dopo la cattura di Luciano Liggio del 74 a Milano, Totò Riina è di fatto a capo della cosca di Corleone, sostituendolo anche in commissione. Ha uomini legati a lui in tutte le altre famiglie palermitane, a San Lorenzo, a Resuttana, alla Noce, Portanuova e Corso dei Mille, che gli portano informazioni e lo fanno stare un passo avanti a quei due che gli possono dare fastidio, Stefano Bontade e Tano Badalamenti, che con i sequestri Cassina e Corleo aveva inflitto duri colpi ai due, indebolendo la loro credibilità. Quei sequestri sono serviti a Totò anche per avere i capitali necessari per partecipare alla speculazione edilizia di Palermo, guidata dal suo compaesano Vito Ciancimino. Ciancimino, nato a Corleone, era legato a Bernardo Provenzano ed anche alla DC di Salvo Lima, che a sua volta Lima era legato a Bontade e Badalamenti. Ciancimino era stato anche sindaco di Palermo per breve tempo, nel 1970, poi tolto dalla carica dalle proteste della popolazione e dalle indagini, ma lì a Palermo è molto forte politicamente. Dunque sia dentro la politica che dentro Cosa Nostra, le due opposte posizioni si rispecchiavano. Ciancimino per Totò Riina e i corleonesi, Lima per Bontade e Badalamenti, che sotto sotto, entrambe le fazioni che sono apparentemente ancora in affari, si stanno combattendo in una lotta sotterranea. Nel 1976, le indagini del colonnello dei Carabinieri, Giuseppe Russo, portano ad un commercialista, il suo nome è Giuseppe Mandalari, per tutti Pino. Russo nota che Pino Mandalari è molto legato ad un personaggio, che il colonnello pensa essere Totò Riina, e gli trova anche un appartamento a lui destinato in borgata San Lorenzo. Pino dirà di non conoscere questo uomo che sta cercando il colonnello Russo, ma poi con il tempo scoprirà che oltre a conoscerlo gli amministra anche i beni. Società apparentemente pulite come la Risa, che sono le iniziali di Riina Salvatore. Anche altre società, dove tra i soci ci sono anche i Coppola di Partinico, i Finazzo di Cinisi e altri di Corleone. Pino Mandalari, racconteranno anni avanti i pentiti, è stato sempre legato ai capi di Corleone, gli hanno sempre voluto bene e lo hanno sempre stimato, stima che Mandalari ha sempre ricambiato con assoluta fedeltà, insieme alla moglie, presente in tutti i consigli di amministrazione di quelle società create intorno a Corleone. Sulle attività del commercialista Mandalari, che servono a riciclare anche i proventi dei sequestri messi a segno dai corleonesi, sta indagando appunto il colonnello Giuseppe Russo, e dietro c'erano articoli anche del giornalista Mario Francese, tutte cose che mandarono su tutte le furie Totò Riina. Nell'agosto del 76, in carcere, venne fatto uccidere Mico Tripodo, capobastone dell''ndrangheta e compare d'anello di Totò Riina, che fu fatto uccidere da Cutolo sotto l'incarico dei De Stefano, legati a Stefano Bontade. Una vittoria indiretta di Bontade su Riina, sulla guerra sotterranea che si stanno combattendo. Circa una settimana prima dell'omicidio di Tripodo, succede una cosa clamorosa, viene assassinato a Ficuzza, frazione di Corleone, il colonnello Giuseppe Russo. La sera del 20 agosto del 77, un comando di killer, a bordo di una 128, arriva alla piazza di Ficuzza armati di pistole calibro 38. Nella piazza di Ficuzza sta passeggiando il colonnello Russo che è in vacanza, insieme ad un suo amico insegnante, Filippo Costa. I 4 sicari, che erano Luchino Bagarella, Giovanni Brusca, Vincenzo Puccio e Pino Greco Scarpuzzedda, sparano con le pistole al colonnello e al suo amico uccidendoli. Un altro omicidio eccellente dopo quello del procuratore Scaglione. Stefano Bontade è molto arrabbiato per non essere stato messo a conoscenza del delitto, ne chiede conoscenza a Michele Greco il Papa, che nega di sapere qualcosa sull'accaduto. Secondo il collaboratore di giustizia, Francesco Marino Mannoia, si tenne una riunione della commissione, dove venne fuori il fatto che questo omicidio era stato voluto esclusivamente dal gruppo dei corleonesi e che Michele Greco aveva finto di non sapere nulla, in quanto Pino Greco e Vincenzo Puccio erano uomini della sua famiglia, e che perciò ne era pienamente a conoscenza ancor prima che si commettesse. Nascono dunque grossi litigi tra Michele Greco e Stefano Bontade che vanno avanti per diversi mesi, e che Di Maggio Giuseppe, rappresentante di Brancaccio, molto amico di entrambi,
si è dovuto mettere in mezzo a fare da paciere. Il colonnello Russo dunque dava evidente fastidio al gruppo dei corleonesi per le sue indagini, legate soprattutto nei sequestri di persona, e il suo omicidio fu scongiurato in commissione da Bontade e Badalamenti, già qualche anno prima, sempre su richiesta dei corleonesi, per le sue indagini. Per il delitto del colonnello verranno arrestati 3 contadini innocenti, condannati a 27 anni uno e all'ergastolo gli altri 2. Verranno rilasciati solo nel 1994, grazie alle dichiarazioni di Buscetta, Antonino Calderone fratello di Pippo e Marino Mannoia Francesco. Totò Riina ora va diretto all'obiettivo, quello di comandare Cosa Nostra.